I robot aspirapolvere stanno diventando qualsiasi cosa e quindi ho deciso che non posso più provare questi prodotti raccontandoli seduti a un tavolo. Devo raccontarveli insieme a loro, facendovi vedere come funzionano, soprattutto quando stanno diventando qualsiasi cosa. Questo Eufy E28, chiamatelo come volete, per esempio ha una parte di base che si sgancia completamente per diventare tutt'altro ed è un trend sempre più comune. Oltre al fatto che parlano tantissimo, è un trend sempre più comune che questi, che erano un tempo robot aspirapolvere, adesso iniziano a diventare un vero e proprio centro di pulizia per la propria casa. E quindi ve li racconto in un formato un po' diverso, fatemi sapere che cosa ne pensate, io invece vi racconto cosa ne penso di questo nuovo robot così particolare. Allora, partiamo intanto da farvi vedere come è fatto questo robot, che è un po' più piccolo rispetto ai robot soliti. Vedete, è decisamente più compatto. C'è sempre la torretta LiDAR, come da trend delle ultime generazioni. Il coperchio è magnetico per accedere al contenitore dello sporco, che però ragionevolmente dovrete usare molto poco. Sistema frontale di telecamera, sensore aggiuntivo e illuminatore, 2 spazzole frontali, cosa che non si vede molto spesso ormai, anzi sinceramente non si vede praticamente mai. E invece inferiormente c'è tutto quello che rende questo E28 diverso. Intanto le 2 spazzole, come vi dicevo, di cui una che si può estendere lateralmente per arrivare ai bordi. Qua sotto l'ho pulito, no, non l'ho pulito, per farvi vedere un po' anche quali possono essere un po' i difetti. Qui per esempio c'è un po' di polvere, ma non c'è niente di impigliato alle spazzole. Perché? Perché questo sistema di doppia spazzola, vedete, estraibile, fa sì che le spazzole abbiano una parte vuota nel mezzo e in questo modo peli e capelli scivolano fino alla parte centrale per poi essere aspirati dal potente motore di aspirazione da 20.000 Pascal. Ruote ovviamente ammortizzate, ma poi qui sulla parte posteriore il sistema Hydrojet, che ovviamente sostituisce quello che solitamente sulla maggior parte dei prodotti è il sistema con doppio mocio rotante. Quindi una spazzolona unica, molto lunga, che arriva veramente molto vicina ai bordi, anche se come vedete non si può espandere, quindi questi 2 cm sul bordo non possono essere lavati per forza di cose, perché questa spazzola non ci arriva, e questa spazzola ruotando va a lavarsi in automatico. Non posso ruotarla a mano, anche se la spingete non ci riuscite, ma dentro c'è un serbatoio dell'acqua pulita, un serbatoio dell'acqua sporca che va costantemente a inumidire questo panno, e poi dentro c'è un sistema di spazzole e setole che vanno a lavarla continuamente mentre ruota. Qui io non gli ho fatto nulla, è esattamente come è rimasta dopo l'ultimo lavaggio e vedete che effettivamente sembra pulitissimo, perché a tutti gli effetti lo è. E sulla parte posteriore abbiamo tutti i connettori per far sì che poi la base possa andare a riempire il robot di acqua pulita, ma anche di svuotare la sua acqua sporca. E in tal senso posso avvicinarmi alla base e farvi vedere come è fatta qua sotto. Non è delle basi più autopulenti di tutte, nel senso che ho raccolto io a mano un po' di sporco, ma non c'è niente di incrostato, quindi c'era giusto un po' di polvere un pochino più grossolana, ma niente di incrostato, quindi non ho dovuto lavare questa base prima di questa video recensione. E poi qua sopra cosa abbiamo? Abbiamo un enorme contenitore dell'acqua pulita che si riempie solo da questo forellino, che non è comodissimo, devo essere sincero. Bellissimo questo LED che diventa bianco una volta che la base è connessa, con questo effetto all'interno dell'acqua molto molto bello, mentre invece la Dirt Water Tank è qua dietro, e questa invece ovviamente per comodità si apre così con lo sportellino. E devo dire che questo robot, rispetto agli ultimi che ho testato, di cui ho detto praticamente tutti che consumano tanta acqua, lui invece di acqua ne consuma veramente poca, nonostante abbia a tutti gli effetti uno dei migliori sistemi di lavaggio in assoluto.
Ecco qua l'applicazione, bella la mappa 3D, devo dire una delle app, tra l'altro è di default, io di solito non la scelgo neanche, quindi qui il fatto che invece fosse già impostata me l'ha fatta apprezzare di più. Come vedete ha riconosciuto il tipo di piastrella o di materiale comunque del pavimento, riconoscendo correttamente anche qui i tappeti 1 e 2. Devo dire che la mappa è anche abbastanza precisa, qui in realtà un muro non c'è ma c'è davvero un ostacolo. Questa stanza qui, la cucina, è un po' più grande ma non ha preso la forma della cucina, non è importante, quindi sostanzialmente lui prende la forma del pavimento, non la forma della stanza, ma è quella la cosa importante. Andando su mappa è possibile ovviamente modificare questa mappa, ma anche modificare il materiale del pavimento, i mobili e i tappeti, oltre a realizzare ovviamente delle aree vietate. E qua sotto ci sono i metodi di pulizia, è molto pulita questa interfaccia, era un bel po' che non la provavo, devo essere sincero. Tappando qui potete cambiare la modalità, cosa che potete fare anche semplicemente trascinando verso l'alto. L'impostazione dell'intelligenza artificiale non mi pare fosse attiva di default, l'ho fatto io e funziona bene. Aspirazione e lavaggio oppure solo aspirazione, non c'è solo lavaggio e non c'è lavaggio dopo l'aspirazione. Pulizia classica o profonda, a livello dell'acqua, a livello dell'aspirazione, qui vedete è tutto gestito tramite l'AI, c'è il simbolino accanto, e poi ovviamente c'è la pulizia a stanza, la pulizia a zona, oppure potete anche creare dei task personalizzati se per esempio volete sempre pulire una certa sequenza di cose. Io adesso vi faccio vedere velocemente anche le impostazioni. Qui ci sono le attività, quelle potete forzare le attività della base con queste impostazioni qui. Cronologia della pulizia, pulitore profondo portatile, questo è uno spoiler per che cos'è quel componente che si può staccare, possibilità di programmare le pulizie anche per stanza o anche per scenari, preferenze della pulizia. Adesso io attivo anche la pulizia delle macchie. Quello che fa è che sostanzialmente se rileva che c'è una macchia, lui alla fine del lavaggio tornerà a pulire in modo intenso quella zona lì, e lo faccio adesso, capirete perché. Questa è una funzionalità che avevo già visto su un Eufy, sostanzialmente voi date un calcetto al paraurti e lui vi segue per pulire nella zona che volete, quindi senza dover tirare fuori il cellulare. E questa invece è una funzione che alla fine della pulizia si fa anche un giro della stanza per capire se ha pulito bene, ovviamente consumerà di più, ovviamente ci metterà di più. Adesso io vado a selezionare stanza e vado a toccare sulla cucina per mandarlo a pulire in cucina, dove gli ho preparato un po' di lavoro da fare. Devo dire che è abbastanza silenziosa la fase di lavaggio iniziale di preparazione, anche quasi sospettosamente silenzioso. Ci mette un pochino, potrà quasi sembrare che non ha capito, ci mette un minutino per prepararsi, ma ovviamente si sta riempiendo l'acqua e sta preparando il suo rullo. Ok, si è posizionato correttamente, io non ho indossato il microfono per questa prova, fatemi sapere cosa ne pensate, perché voglio che sentiate anche la rumorosità. E avete visto, non ha bagnato fino a dove ha iniziato a pulire, perché il sistema Hydrojet si può sollevare e in questo modo non bagnare dove non volete lavare, oppure per esempio i tappeti, che è un grandissimo classico. Lo seguo un attimo giusto per farvi vedere che ho preparato un po' un test. Questa stanza era già sporca di suo, vedete ci sono un po' di briciole, vi faccio vedere laggiù nell'angolino, vediamo se riesco a riprendere. Non è troppo coperto, ma si estende la spazzolina laterale per raccattare un po' tutto lo sporco che c'era. Ha fatto un buon lavoro, c'è solo una piccola briciolina. Vi faccio vedere che qui c'era un po' di sporco e lo sta spingendo verso la parte centrale per poi mangiarselo. Arriva molto bene, devo dire, negli angoli rispetto ad altri, fa un buon lavoro, sarà anche la forma leggermente squadrata. Per adesso il lavaggio vicino alla tenda è stato molto buono, non ci è andato troppo addosso e sta infatti ancora decidendo. Sicuramente vantaggio del rullo rispetto ai moci: intanto questo rullo fa 15 Newton di pressione in terra e si vede, è super uniforme, non lascia niente di scoperto. Intanto mi sto perdendo il momento in cui passa sul briciolame e vabbè, questo insomma è un test abbastanza facile, ma mi serve per farvi vedere che dove ha sia aspirato che lavato non è rimasto assolutamente niente. È il momento del primo passaggio sul ketchup, che l'ha solo sfiorato con la spazzolina. Vediamo cosa fa di quella polvere. Niente, l'ha mangiata, quindi ha deciso che non era
un ostacolo che doveva evitare, quindi ha fatto, diciamo, la scelta giusta. E ora il temibile ketchup. Ma praticamente perfetto, solo nella fuga, che ovviamente fa un pochino più di fatica, solo nella fuga è rimasta un pochino di macchiolina, ma il pavimento è perfettamente lavato. Lo mando a pulire sotto al tavolo dove ci sono le briciole, così vedete come si comporta anche con le gambe e i primi ostacoli. Tra l'altro vedete il fatto che sia così stretto gli permette di passare in spazi dove altrimenti un altro robot non sarebbe passato. Vediamo come si comporta. Qua sotto non è sufficientemente buio per accendere il LED, ma si comporta bene. E devo dire che qui secondo me la vera differenza, sì, ok, 20.000 pascal di potenza, ma la vera differenza non è tanto l'aspirazione quanto la profondità del lavaggio. Il fatto di avere un panno sempre pulito per lavare in terra fa sì che anche dopo aver pulito una zona con il ketchup e non essere ancora tornato in base, ve lo ricordo, lui ancora ha ottime capacità per pulire in terra senza sporcare più di quello che pulisce. Adesso invece lo sto mandando in camera da letto, dove ho preparato un'altra serie di test. Qui abbiamo un fazzoletto, vediamo se lo evita. Il fazzoletto è anche abbastanza basso, quindi sì, molto bene. Cavalletto, classico oggetto che potete trovare in camera da letto, e non lo sfiora neanche, ci si avvicina veramente al centimetro ma non lo tocca. Vediamo cosa ne pensa del calzino sdraiato in terra. Qui abbiamo un caricabatterie per smartwatch, vediamo cosa fa. Anche in retromarcia per adesso non lo ha toccato. Mi stupisce quanto vicino arrivi agli oggetti, forse ancora più del fatto che li riconosca. Così vi faccio vedere anche la spazzola che pulisce vicino ai bordi. Momento della verità. Niente, non siamo riusciti ad ingannarlo e circumnaviga il caricabatterie. E ora anche un test sul tappeto per vedere come si comporta. Eccolo che sale, e quello che fa è sollevare il suo rullo per non bagnare in terra e anche aumentare la potenza. L'alternativa dall'app è semplicemente di evitare i tappeti. Rallenta, mi piace questa cosa che rallenta per cercare di pulire al meglio. Devo dire bene, non è il migliore in assoluto nella pulizia dei tappeti, ma è comunque un top. Però ecco, devo dire, ora lo sto mandando a casa, che tutta la parte di anti-aggrovigliamento funziona molto bene. Ci sono tanti sistemi, questo è uno dei, non soltanto su Eufy o Eufy, non mi deciderò mai su come si chiama. Devo dire è molto molto efficace. Rientro alla base, e se il robot, mi devo interrompere, e se il robot è mediamente silenzioso, l'autosvuotamento non lo è affatto, ed è anzi forse uno degli autosvuotamenti più rumorosi in circolazione. Lui si asciuga con aria calda, asciuga il rullo con aria calda, ci mette circa 3 ore, non è velocissimo e non è neanche silenziosissimo. Ma adesso vi faccio vedere a cosa serve questo maniglione che mi permette di sganciare questa base e portarmela in giro, ovviamente dopo aver scollegato la corrente. Questa porzione della base si può trasformare in un pulitore profondo, deep clean, come lo chiama l'azienda e come lo chiamano moltissimi produttori. Se leviamo questo coperchio, ecco qua che si svela tutta questa parte qui con questo tubo e questo che è appunto lo strumento per la pulizia profonda, con queste spazzoline, con un distributore d'acqua, come vedremo, ma adesso lo collego alla corrente e proviamo. Nel momento in cui io premo l'unico bottone presente, lui inizia ad aspirare e quindi io posso semplicemente, vedete, usarlo così per aspirare tappeti, divani, ma la vera differenza, il vero lavoro deep clean, è perché qui c'è una pistola che mi permette di spruzzare acqua, fare quindi un vero lavaggio profondo. Se invece premo questo tastino qua,
fa una sorta di autolavaggio per far sì che non rimanga sporco qua dentro. Funziona, però ecco, se avete animali e tanti peli non ha secondo me una potenza di aspirazione, o forse anche solo una fessura, perché in realtà la fessura d'aspirazione è solo questa piccolina qua sopra per riaspirare tutti questi peli che si accumulano. Però ecco, il lavaggio, quello funziona. Quello era un caso particolarmente sporco perché era all'esterno, ma ovviamente è pensato anche e soprattutto per l'interno. In tutto ciò, aiutarvi spruzzando prima un prodotto per pulire i tappeti sicuramente vi aiuterà moltissimo. Poi è sì pensato specificatamente per tessuti e tappeti, ma niente vi vieta di usarlo per esempio per pulire anche altre superfici dove ci sono macchie più profonde. Dopodiché lo riposizionate sulla base, ricollegate la corrente, se volete gli rimettete anche il coperchio. Il suo funzionamento migliore ovviamente è usare questo mentre lui sta facendo i suoi lavori, perché se ovviamente la base è staccata, se questo deep cleaner è staccato, lui non può lavarsi e asciugarsi, o meglio andrà in pausa e riprenderà nel momento in cui lo collegate. Però è molto comodo perché mentre lui fa tutta la casa voi potete fare tappeti oppure divani con questo prodotto separatamente. E questo quindi è praticamente tutto per Eufy E28. Arrivando un po' alle conclusioni, prima di parlarvi del prezzo, questo è un Frankenstein molto particolare, un Frankenstein a cui non avevo pensato. Avevo avuto modo di provare Switchbot con il suo robot che diventa un deumidificatore, che si attacca direttamente all'impianto con più basi separate, che può trasportare in giro oggetti, Ecovacs con la base di svuotamento sia per il robot che per la scopa elettrica, ma non avevo mai pensato a una soluzione del genere, che però ha perfettamente senso perché appunto è stato dimostrato dal fatto che non è un concept e assolutamente funziona. Non sono sicuro che sia il mio Frankenstein preferito, nel senso che io personalmente non sentivo l'esigenza di un deep cleaner, quindi io forse non lo userei nel quotidiano, ma è una cosa appunto che punta a una nicchia di persone, chi ha tanti tappeti, a chi ha magari delle moquette, che quindi magari si rischiano di sporcare e che hanno bisogno di un lavaggio aggiuntivo che ad oggi nessun robot può fare, nessun robot ha un sistema di lavaggio pensato per i tappeti. In questo modo invece lo creiamo, perché abbiamo il robot che lava tutto il resto della casa e uno specifico manuale dei tappeti, perché la forza che si imprime a mano ad oggi non può imprimerla nessun robot in circolazione. Difetti: non ha un dosatore automatico per il detergente che dovete quindi versare direttamente qua dentro se volete, non si può collegare all'impianto idrico di casa, questo è anche abbastanza ovvio perché la parte idrica poi la si deve portare in giro per casa, non è silenziosissimo, soprattutto lo svuotamento, ma la pulizia funziona bene, il lavaggio è ottimo, il riconoscimento degli oggetti è ottimo, quindi sostanzialmente tutte un po' le caselle più importanti di un robot aspirapolvere sono marcate. L'applicazione non è particolarmente ricca ma funziona bene. Vi devo quindi parlare del prezzo. Da top di gamma, 999 euro, scontato al lancio a 849 euro, mi pare che dovrebbe essere disponibile attorno a metà di maggio. Trovate la recensione completa sul sito con il link all'acquisto se siete interessati. Fatemi sapere nei commenti anche cosa ne pensate di questo format, perdonatemi ma se avete consigli ovviamente lasciateli nei commenti perché sicuramente vorrò migliorare ancora questo tipo di contenuti. La recensione completa con eventualmente maggiori dettagli la trovate nel link qua sotto. Per questa recensione è davvero tutto, noi ci vediamo a un prossimo video. Disclaimer finale: questo sample di E28 mi è stato inviato da Eufy, che non ha avuto anteprima di questo video, lo sta guardando per la prima volta insieme a voi, non ha fornito input editoriale e non ha fornito compenso economico. Grazie ancora una volta.